Mancano già Christophe, Boris e Irene, siamo pure dovuti tornare qui in studio a condurre al posto loro. Bentornati con Eufactor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche di coesione europea che continuerà ad attingere al materiale prezioso realizzato in Italia dai nostri corrispondenti al Festival delle Radio Universitarie di Roma e allo European Youth Event di Forlì, anche perché si è parlato delle aspettative dei giovani europei in merito alle elezioni che si stanno svolgendo. Siete andati a votare? Speriamo di sì. Nelle ore in cui ci ascoltate in diretta il voto è in corso, poi dedicheremo anche i prossimi appuntamenti di Eufactor Next a cercare di capire qual è la nuova Europa che viene delineata da questo voto, in quella che viene definita forse la tornata elettorale più importante nella storia del Parlamento europeo, perché per la prima volta si palesa il rischio che siano spiriti di iniziativa anti-europei ad avere un ruolo decisivo proprio nel governare l'Europa. Sembra un paradosso, non lo è. C'è il tema del PNRR, c'è il tema della grande Green Transition e dello European Green Deal che va modificato un po' alla volta. Abbiamo allora ascoltato proprio le parole di chi ha il futuro europeo più lungo di fronte per capire dove l'Europa può migliorare e cosa sperano i ragazzi incontrati a Roma e Forlì di veder uscire dalle urne dell'8 e 9 giugno 2024. Secondo me dovrebbe ascoltare di più i paesi del sud Europa, tipo Grecia, Italia, Spagna, un po' più di attenzione verso quei paesi del sud Europa, ecco, un po' più di attenzione in più. Secondo me invece più per i giovani sotto i 18 anni, perché nella mia esperienza del liceo se ne è parlato veramente poco dell'Unione Europea. La rappresentazione dei suoi parlamentari eletti. Un po' per i giovani, vorrei che ci fossero ancora più possibilità di quelle che già ci sono per viaggiare, per conoscere tutta l'Europa. Che i giovani fossero più inclusi e che si parli di più dell'immigrazione. Forse nell'avvicinare i giovani effettivamente all'Europa, perché questo è il primo evento che in 24 anni faccio effettivamente dell'Europa. Magari nell'accoglienza dei rifugiati e in generale una maggiore tutela dei diritti umani. E tu? Lo stesso? In generale, integrazione europea, però è un tema molto ampio, però sì, anche accoglienza dei rifugiati. Migliorassero per i diritti umani e continuassero con questa battaglia che sta andando anche abbastanza bene. Le loro necessità, le loro critiche, i loro spunti migliorativi all'Unione Europea li hanno espressi tutte le parti della società civile, dai sindacati alle associazioni benefiche o di rappresentanza, fino anche al mondo economico e naturalmente anche a quello cooperativo che ha mosso l'iniziativa Eufactor ed Eufactor Next in questi 2 anni. Il mondo cooperativo è molto legato al sistema della coesione, è un sistema in cui si riconosce, in cui identifica i suoi valori fondamentali, soprattutto in 3 ambiti. Uno è quello della formazione professionale e non in realtà. L'altro è quello dell'innovazione tecnologica da favorire soprattutto per le piccole entità che non hanno grandi capitali da investire e naturalmente c'è anche il terzo e ultimo che è quello dell'economia sociale, non soltanto rivolta all'infanzia o alle persone in difficoltà economica, prive di un lavoro, ma anche la cosiddetta silver economy, le persone che vivono a lungo e bene hanno bisogno di servizi dedicati. Ne abbiamo parlato a Roma con Katiuscia Marini. La politica di coesione è uno strumento importantissimo per i cittadini, per le imprese e quindi anche per le cooperative e per la rete dell'economia sociale che nelle regioni, nelle città, negli stati porta avanti un'idea di economia che affronta il tema delle disuguaglianze sia sociali che territoriali. Con la coesione immaginiamo prima di tutto col Fondo Sociale Europeo tutta la cooperazione sociale da un lato, ma anche la cooperazione di lavoro trova uno strumento che è di risposta sui temi del welfare, dell'inclusione sociale, delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale, delle nuove competenze, insomma tutti i temi dove la cooperazione sociale, la cooperazione di lavoro e più complessivamente il movimento cooperativo trova una gamba importante di finanziamento nei progetti. In Italia ha significato molto anche per le cooperative che hanno la gestione e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico italiano, ma anche le cooperative che lavorano proprio sulla produzione culturale e sulla creatività culturale. Cosa ci aspettiamo
nella nuova agenda europea. Intanto che si salvaguardi la politica di coesione, quindi abbiamo proprio scritto esplicitamente nel manifesto dell'Alleanza delle Cooperative Italiane una politica di coesione oltre il 2027, quindi che rimanga questo strumento che è uno strumento permanente. Addirittura diciamo che un'esperienza importante come quello di Next Generation EU, dei piani nazionali di ripresa e resilienza, possa diventare non uno strumento straordinario ma uno strumento permanente per gli investimenti. Tifiamo come cooperazione per la politica di coesione. Non tutti hanno potuto votare l'8 e 9 giugno 2024. Ad esempio, le persone che sono ancora minori di età non lo hanno potuto fare, ma sono cittadini europei. Li abbiamo anche incontrati nel corso del progetto EU Factor Next e hanno dimostrato un'attenzione e una conoscenza delle dinamiche europee superiore anche a quella dei loro genitori o nonni in molte occasioni. È possibile esprimere il proprio pensiero, avere un'influenza sulla politica europea non potendo ancora votare? Ebbene sì, e ce lo spiega Ahmet Zoutberg. Hi everyone and welcome back to another video for EU Factor Next. Ciao e bentornati ad un altro video per EU Factor Next. Io sono Ahmet Zoutberg e vi parlo come sempre dal Belgio. Purtroppo è uno dei miei ultimi video e quindi lo dedico ad una cosa che mi sta a cuore, la European Citizen Initiative. Ve ne ho già parlato come opportunità di voto, tra virgolette, per i minorenni europei. Avete un'idea fantastica per la vostra regione? C'è un modo per farvi sentire in Europa e a trasformare il vostro progetto in realtà. La European Citizen Initiative vi permette di presentare la vostra idea alla Commissione europea, raccogliendo il supporto di almeno 1 milione di persone. Lets you propose your idea to the European Commission. If you can garner the support of at least 1 million people, the European Commission will have to look into it. Sembra un sacco di gente a dirla così, ma è fattibile, anzi è già successo. Trovate i 6 passi necessari sul sito, eccolo qui. Per farvi un esempio, la Citizen Initiative ha imposto alla Commissione europea di tutelare maggiormente la fauna marina che finisce intrappolata nelle reti, ad esempio gli squali, imponendone la liberazione immediata. Which is called definning and of course very damaging to the already threatened shark population. Potrebbe diventare presto una legge che definisce illegale il progetto Definning, facendo felici il pianeta e anche gli squali? 6 semplici passi per la vostra iniziativa cittadina. Sul sito potete proporre la vostra idea, ma anche sostenere quelle degli altri. Here you can hand in your proposal, but also support other initiatives and discuss it. Dunque, avanti con le idee e buona fortuna. Good luck, and I hope to see many of your ideas standing online soon. Non resta che aspettare lo spoglio del voto europeo dell'8 e 9 giugno 2024 e darvi appuntamento anche per commentarlo la settimana prossima su EU Factor Next.